Ciao a tutti e bentornati a Learn Italiano, il podcast dove esploriamo l'italiano insieme, un verbo alla volta. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi abbiamo una puntata che mi sta molto a cuore, anzi, che mi piace moltissimo. Vedrete fra poco perché ho usato queste due espressioni. Ciao Matteo, ciao a tutti! Sono Sara e quella piccola battuta che ha appena fatto Matteo è esattamente il cuore di questa puntata. Avete sentito? Ha detto mi sta a cuore e poi mi piace moltissimo e questi due modi di esprimere qualcosa che apprezziamo ci portano dritti dritti al tema di oggi. Esatto, oggi parliamo di amare e piacere. Due verbi legati all'amore, all'affetto, ai gusti, ma che si usano in modo completamente diverso in italiano. E vi avverto già, questo è uno dei punti che manda in tilt, cioè in confusione totale, quasi tutti gli studenti stranieri. Sì, in tilt è perfetto, proprio come un computer che si blocca. E la confusione è comprensibile, perché in inglese si dice semplicemente I love it o I like it, due strutture abbastanza simili. In italiano, invece, amare e piacere funzionano in modo molto diverso l'uno dall'altro. Sara, prima di entrare nel vivo, dimmi, nei tuoi anni di insegnamento, questo argomento è tra i più difficili da spiegare? Direi che è nella top 5, assolutamente. Non tanto perché il concetto sia complicatissimo, ma perché richiede di cambiare prospettiva mentale. Gli studenti devono letteralmente imparare a pensare in modo diverso e questo richiede tempo e pazienza. Cambiare prospettiva mentale. Questa è una frase chiave. La teniamo in mente per tutto il podcast. Allora, cominciamo dall'inizio. Sara, come funziona amare? Perfetto. Allora, amare è un verbo abbastanza intuitivo per gli studenti, perché funziona come la maggior parte dei verbi italiani. Ha un soggetto chiaro. Io amo, tu ami, lui, lei ama. La struttura è soggetto più amare più oggetto. Per esempio, io amo la pizza, Marco ama la musica, noi amiamo l'Italia. Semplice, diretto, quasi come l'inglese I love pizza, I love music. Esattamente. E amare esprime un sentimento forte, profondo, intenso. Non lo usiamo per cose superficiali o temporanee, lo usiamo per persone care, per passioni profonde, per amori grandi. Amo mia madre, amo il mare, amo leggere la sera. Interessante. Quindi c'è una sfumatura di intensità in amare? Non si dice per cose banali? In linea generale sì, se dici amo il caffè, suona un po' esagerato, drammatico, anche se in Italia il caffè è una cosa seria. Normalmente per cose quotidiane si usa piacere, ma per le grandi passioni, per le persone, per l'amore romantico, lì amare è il verbo giusto. Il caffè in Italia è una cosa seria, confermo. Io personalmente potrei dire amo il caffè e sarei completamente sincero. E nessuno ti giudicherebbe, siamo italiani. Ma capisci la sfumatura, amare ha un peso emotivo maggiore. E per quanto riguarda le persone, si usa spesso amare con persone che non sono partner romantici? Sì, assolutamente. Amo mio fratello, amo i miei amici, è normale in italiano. L'amore non è solo romantico, c'è l'amore familiare, l'amore per gli amici, l'amore per la propria città. Amare abbraccia tutte queste sfumature. Bello! L'italiano è una lingua molto emotiva, molto espressiva in questo senso. Assolutamente. Gli italiani non hanno paura di esprimere i sentimenti. Ti voglio bene, che significa letteralmente voglio il tuo bene, cioè voglio che tu stia bene, si usa per amici e famiglia. Ti amo si usa per i partner romantici. È una distinzione bellissima che non tutte le lingue hanno. Aspetta, quindi c'è anche voler bene? È diverso da amare? Sì, ottima osservazione. Voler bene è un amore affettuoso, caldo, familiare. Ti voglio bene, mamma, ti voglio bene, amico mio. Amare, cioè ti amo, è più intenso, più passionale. Se dici ti amo a un amico, in italiano, potrebbe essere imbarazzante. Quindi attenzione a non confondere ti voglio bene e ti amo con le persone sbagliate.
Esattamente, potrebbe creare situazioni molto awkward, cioè imbarazzanti. Ok, ora arriviamo alla parte difficile. Piacere. Sara, spiegaci perché questo verbo fa impazzire tutti. Allora, respiriamo. Piacere è un verbo che in italiano funziona al contrario rispetto a quello che gli studenti si aspettano. Vediamo un esempio. In inglese dici I like pizza. Io sono il soggetto, pizza è l'oggetto. In italiano dici mi piace la pizza, ma qui il soggetto grammaticale non sono io, è la pizza. Aspetta, la pizza è il soggetto, non io? Esattamente. Letteralmente, mi piace la pizza significa qualcosa come la pizza piace a me. La pizza è il soggetto che compie l'azione di piacere e io sono la persona che riceve quest'azione. È come se la pizza ti stesse facendo qualcosa. Quindi in italiano non sei tu che ami o gradisci qualcosa, ma è la cosa stessa che ti colpisce, che ti attrae. Perfetto, hai capito l'essenza. È una prospettiva completamente diversa. In italiano sei passivo, sei tu che ricevi il piacere, non che lo cerchi attivamente. E questo cambia tutta la struttura grammaticale. Quindi come si coniuga concretamente piacere? Allora, le forme più usate sono solo due: piace per cose singolari e piacciono per cose plurali. Mi piace la pizza, pizza singolare, mi piacciono i gelati, gelati plurali. E poi cambia il pronome davanti: mi, ti, gli, le, ci, vi, gli, a seconda di chi riceve il piacere. Quindi, se voglio dire che a Marco piace il calcio, dico a Marco piace il calcio oppure gli piace il calcio? Bravissimo, entrambe le forme sono corrette. A Marco piace il calcio è più esplicito, enfatico. Gli piace il calcio è più veloce e colloquiale, cioè da parlato normale. Entrambe si usano. E se mi piacciono due cose, diciamo il caffè e il tè, come lo dico? Mi piacciono il caffè e il tè, perché ora hai due soggetti, il caffè e il tè, quindi si usa piacciono al plurale. Questo è un punto dove molti fanno errori, dimenticano di accordare piacere con il soggetto reale. Mi piace il caffè e il tè. Sbagliato? Sì, tecnicamente sbagliato, anche se in parlato informale si sente spesso e capisce lo stesso, ma la forma corretta è mi piacciono, perché hai due elementi. Ok, lo prometto. Da oggi dico mi piacciono quando ho più cose. Facciamo adesso un confronto diretto. Sara, quando devo usare amare e quando piacere? Dammelo in modo semplice, tipo una regola rapida. Ok, regola rapida. Usa amare per sentimenti profondi, intense passioni, amore per persone. Usa piacere per i gusti di tutti i giorni, le preferenze, le cose che ti piacciono ma non necessariamente ami con tutta l'anima. Quindi la differenza è anche di intensità. Amare è più forte? Sì, tendenzialmente. Amo la musica classica. È una passione profonda, parte della tua identità. Mi piace la musica classica. Ti fa piacere ascoltarla, ma non è necessariamente una passione totalizzante. Interessante sfumatura. Quindi con la stessa frase la scelta del verbo cambia il peso emotivo di quello che comunichi? Esattamente, ed è per questo che in italiano la scelta delle parole è così importante. Quando un italiano dice ti amo a qualcuno è una dichiarazione enorme. Quando dice mi piaci, cioè mi piaci come persona, è qualcosa di più leggero, magari un interesse romantico iniziale. Oh, mi piaci, quindi si usa anche piacere per le persone in contesto romantico? Sì, mi piaci, detto a una persona, significa che quella persona ti attrae, ti interessa romanticamente, ma è meno impegnativo di ti amo. È come dire in inglese I like you in senso romantico. Carino, no? Quindi se voglio fare una dichiarazione d'amore a qualcuno devo fare attenzione a scegliere tra mi piaci e ti amo. Esattamente. Mi piaci apre la porta. Ti amo è la porta spalancata con i fuochi d'artificio. Con i fuochi d'artificio. Mi piace questa immagine. Ah, ho usato piacere correttamente. Bravissimo! L'hai usato naturalmente senza pensarci. Questo è il segno che stai interiorizzando, cioè assorbendo dentro di te la regola. Curioso. Sara, hai qualche storia divertente di studenti che hanno confuso amare e piacere in modo memorabile?
Oh, tantissime. Una che ricordo con affetto. Avevo uno studente giapponese, si chiamava Kenji, bravissimo e molto serio. Un giorno doveva presentarsi alla classe e disse: Io amo i gatti, amo il sushi, amo dormire, amo Netflix. Ha amato tutto con una passione assoluta. Sì, amava tutto con una passione assoluta. E io gli ho spiegato: certo, puoi usare amare, ma suona molto intenso. Per Netflix forse mi piace Netflix, è più naturale. Lui si è fatto rosso dalla vergogna, poveretto. Povero Kenji, ma in fondo aveva imparato a amare molto bene, forse troppo. Esatto, aveva capito il verbo ma non la misura nell'usarlo. E poi c'era una studentessa tedesca, Sophie, che invece aveva il problema opposto. Usava sempre piacere per tutto, anche per le dichiarazioni d'amore. Cioè? Come? Detto, Giulia guarda Marco negli occhi e dice: Mi piaci tanto, mi piaci davvero tanto. Intendeva dire una dichiarazione d'amore totale, ma con piacere suonava più come un complimento gentile. Mi piaci davvero tanto come dichiarazione finale d'amore. Non ha abbastanza fuochi d'artificio. Esattamente, mancavano i fuochi d'artificio. Aveva bisogno di ti amo in quel momento. Le ho spiegato la differenza e lei si è messa a ridere tantissimo. Riflettendo, queste storie mostrano quanto sia importante non solo conoscere la grammatica, ma comprendere il peso emotivo delle parole. Assolutamente. La grammatica è lo scheletro, ma l'emozione è la carne. Devi sentire le parole, non solo impararle a memoria. Curioso. E tu, personalmente, Sara, come usi questi verbi nella vita di tutti i giorni? Cosa ami e cosa ti piace? Bella domanda. Allora, amo insegnare, è la mia passione più grande, è parte di chi sono. Amo i miei studenti, anche quando mi fanno impazzire. Mi piace fare yoga la mattina, mi piace cucinare la domenica, mi piace guardare documentari la sera. Vedi la differenza? Sì, insegnare e gli studenti sono parte della tua identità profonda. Amare. Yoga, cucina, documentari sono attività che ti danno piacere, ma non definiscono chi sei nello stesso modo profondo. Piacere. Impressionata, ma Matteo, ma sei bravissimo, hai spiegato meglio di me. Ho dei buoni insegnanti e io amo fare questo podcast, davvero, è una passione. Mi piace il calcio, mi piace viaggiare, mi piace la pasta al pomodoro. Perfetto, tutto usato correttamente. Promuovo. Parliamo adesso delle trappole, cioè i casi speciali dove gli studenti si confondono di più. Sara, quali sono? Seria. Prima trappola. Piacere con i verbi all'infinito. Quando quello che ti piace è un'azione, in italiano si usa il verbo all'infinito e piacere rimane al singolare. Piace. Per esempio, mi piace nuotare, mi piace leggere. Non mi piacciono nuotare, sbagliato. Quindi con i verbi azione si usa sempre piace al singolare, mai piacciono? Esatto, perché l'infinito è sempre considerato singolare in italiano. Mi piace mangiare e dormire. Anche qui due azioni, ma piace rimane singolare. Ok, questo è importante. Seconda trappola. Seconda trappola, la negazione. Non mi piace, non piace a me. Non amo, non amo. Semplice. Ma il problema viene quando si vuole dire non piace a nessuno. Si dice non piace a nessuno oppure non piace a niente per le cose. Molti studenti dicono non mi piaccio, sbagliato. Mi piaccio significa che piaci a te stesso, cioè che hai autostima. Aspetta, mi piaccio esiste ed è una cosa diversa? Entusiasta. Sì, mi piaccio significa letteralmente che tu piaci a te stesso. Ti guardi allo specchio e ti trovi bello o bella. È un uso riflessivo. Per esempio, stamattina mi piaccio molto, cioè mi trovo in forma, mi piace come sono oggi. Questa è adorabile. Stamattina mi piaccio molto. La frase del lunedì mattina per iniziare bene la settimana. Esatto, è come un'autostima express in 3 parole. Ma vedi quanto può cambiare il significato con piccole variazioni. Curioso. E terza trappola? Seria. Terza. Piacere come sostantivo, cioè come nome. Con piacere è una risposta cortese che significa volentieri, con gioia, tipo quando qualcuno ti chiede un favore e tu accetti di buon grado. Oppure piacere, da solo, significa piacere di conoscerti. È il modo italiano di dire nice to meet you. Oh, quindi piacere come saluto esiste ed è comunissimo?
comunissimo. Quando conosci qualcuno di nuovo in Italia, stringi la mano e dici piacere, oppure piacere mio, che è la versione più elegante. È abbreviazione di è un piacere conoscerti. Entusiasta. Questo è utilissimo per chi viaggia in Italia. Già sapete come presentarvi. Ciao, sono nome, piacere. Perfetto per viaggiatori. E aggiungo anche fare piacere, cioè fare qualcosa che dà gioia a qualcuno. Fammi sapere come stai, mi fa piacere. Significa che per te è una gioia ricevere sue notizie. Impressionato. Piacere è un verbo ricchissimo, non è solo to like. Esattamente, è questo che rende l'italiano così bello e complesso. Ogni parola ha una vita propria, un universo di significati. Ok, momento quiz. Io faccio delle situazioni e Sara mi dice quale verbo usare e perché. Pronti? Chi ci ascolta, giocate anche voi. Pronti, vai Matteo. Preparando la domanda. Situazione 1. Vuoi dire a qualcuno che il gelato al pistacchio è la tua cosa preferita in assoluto, che potrebbe mangiarla tutti i giorni, che è una parte fondamentale della sua vita. Amare. Amo il gelato al pistacchio. È una passione profonda, totalizzante. Non è solo un gusto, è un'identità. Corretto. Situazione 2. Incontri qualcuno di nuovo a una cena. Ti chiede cosa fai nel tempo libero. Rispondi che ti piace fare yoga. Piacere. Mi piace fare yoga. È un'attività che ti dà soddisfazione, un gusto. Nota, con il verbo fare all'infinito, piace al singolare. Perfetto. Situazione 3. Più romantica. Stai guardando una persona speciale negli occhi e vuoi esprimere il tuo amore profondo dopo anni insieme. Ti amo. Solo amare regge questo peso emotivo. Mi piaci sarebbe troppo leggero per un momento così importante. Ci vogliono i fuochi d'artificio. Sempre i fuochi d'artificio. Situazione 4. Qualcuno ti chiede di aiutarlo a portare le borse della spesa. Accetti con gioia. Con piacere. Piacere come sostantivo, nel senso di volentieri. Sono felice di farlo. Eccellente. Ultima situazione. Sei al ristorante e il cameriere ti chiede se ti sono piaciute le tagliatelle. Allora, siamo al passato. Il cameriere dice: le sono piaciute le tagliatelle? E io rispondo: sì, mi sono piaciute moltissimo. Passato di piacere accordato con le tagliatelle che sono plurali femminili. Impressionato. Il passato di piacere è un altro livello. Mi sono piaciuto, piaciute, piaciuti, piaciute. Si accorda con il soggetto grammaticale. Esatto, e molti dimenticano di accordare. Mi è piaciuta la pasta, singolare femminile. Mi sono piaciuti i ravioli, plurale maschile. Mi è piaciuto il risotto, singolare maschile. Ogni volta si accorda. Ok, il passato di piacere merita un podcast intero. Mettiamolo in lista per una puntata futura. Curioso. Sara, hai dei trucchi pratici, non teorici, per ricordare come funziona piacere? Sì, il mio trucco preferito, quando devi usare piacere, pensa alla frase al contrario. Invece di pensare io amo, mi piace la pizza, pensa la pizza piace a me. Metti sempre la cosa prima, poi il verbo, poi te. Se riesci a pensare così, la struttura viene naturale. Quindi è quasi come imparare a ribaltare la frase nella testa prima di dirla. Esattamente. All'inizio è lento, poi diventa automatico. Secondo trucco, crea delle frasi personali ogni giorno. Stamattina dite 3 cose che vi piacciono usando la struttura corretta. Mi piace il caffè. Mi piacciono le notizie del mattino. Mi piace questa canzone. La pratica quotidiana è la chiave. E per amare? Per amare, il consiglio è usatelo con cuore. Non abbiate paura di esprimere sentimenti in italiano. Gli italiani lo fanno continuamente. Dite amo quando sentite davvero qualcosa di forte. Questo vi aiuterà anche a capire quando gli italiani lo usano con voi. Mi piace molto questo consiglio. Usare la lingua con emozione vera, non solo come esercizio grammaticale. Esatto, e ricordate, sbagliare è normale, anzi, è necessario. Se dite amo il cappuccino, quando forse sarebbe più naturale mi piace il cappuccino, nessuno muore. Gli italiani capiscono e apprezzano lo sforzo di parlare la loro lingua. Questo è liberatorio. Non deve essere perfetto, deve essere autentico. Perfettamente detto, Matteo. L'autenticità vale più della perfezione grammaticale, e poi con la pratica arriva anche quella. Curioso. Ultima sezione prima dei saluti. Curiosità culturali. C'è qualcosa di interessante sulla cultura italiana legato a questi due verbi? Oh sì, una cosa bellissima, gli italiani usano piacere in modo molto espressivo anche nella musica, nella letteratura, nell'arte.
L'intera cultura italiana ruota intorno al concetto di bellezza che colpisce, che attrae, il famoso bello italiano. E piacere esprime perfettamente questo. Non sei tu che cerchi la bellezza, è la bellezza che ti raggiunge. È quasi una filosofia estetica. La bellezza viene a te, ti colpisce, ti conquista. Esattamente. Pensate al Colosseo, alla musica di Verdi, al Rinascimento. Tutto nasce da questo senso che il bello esiste nel mondo e tu ne sei colpito. Mi piace è quasi una resa davanti alla bellezza. Una resa davanti alla bellezza. Questo è il modo più poetico di descrivere un verbo grammaticale che abbia mai sentito. Grazie. E poi c'è un'altra cosa bellissima. In italiano ci sono tantissime canzoni famose con amare, come Volare, O Sole Mio, Azzurro, L'Italiano di Toto Cutugno, Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, Lasciatemi cantare una canzone piano piano, Lasciatemi cantare Sono italiano. Ah, l'italiano nel sangue. E queste canzoni usano amare in modo romantico, passionale. Esatto. Ascoltare musica italiana è un modo fantastico per assorbire l'uso naturale di amare e piacere. I cantanti italiani non hanno paura dei grandi sentimenti e nemmeno voi dovreste averla. Ispirato. Bellissimo. Quindi il consiglio finale è: ascoltate musica italiana, guardate film italiani e lasciate che la lingua vi colpisca, come piacere insegna. Esatto, lasciatevi piacere dall'italiano. Eccoci alla fine di questa puntata meravigliosa. Sara, dacci il riassunto express, versione espresso, alla italiana. Ok. Amare, sentimenti profondi, passioni intense, amore per persone. Struttura normale, soggetto più amo, ami, ama. Piacere, gusti quotidiani, preferenze, cose che ti danno piacere. Struttura ribaltata, la cosa piace a te. Non sei tu il soggetto. Piace per singolare e infinito, piacciono per plurale e mi piaci per interesse romantico iniziale, ti amo per amore profondo. Perfetto. E il trucco d'oro? Pensa alla frase al contrario, la pizza piace a me, invece di io amo la pizza. Ribalta la prospettiva e piacere diventerà naturale. Sara, sei stata straordinaria come sempre. Grazie mille per la tua chiarezza, la tua pazienza e il tuo entusiasmo contagioso. Grazie a te, Matteo, e grazie soprattutto a tutti voi che ci ascoltate. Mi piace moltissimo, anzi amo, condividere la mia passione per l'italiano con voi. Ha usato entrambi i verbi nell'ultima frase, da vera maestra. Non potevo fare altrimenti. Ragazzi, se vi è piaciuta questa puntata e spero che vi sia piaciuta tantissimo, lasciate un commento, condividete con chi studia italiano e ovviamente iscrivetevi al podcast. Io sono Matteo, lei è Sara e questo è stato Parla con me. A presto! A prestissimo. Studiate con amore e parlate senza paura. Vi voglio bene, studenti miei. Ciao! Ha detto vi voglio bene, non vi amo, perché siete i suoi studenti e non il partner romantico. Ha rispettato la regola anche nel saluto. Maestra straordinaria. Ciao a tutti!